Buonasera a tutti e benvenuti a BravoCast Italiano. Sono Stefano e oggi parliamo di un problema che molti studenti di italiano conoscono bene. Buonasera, sono Angela. Sì, oggi parliamo di quella sensazione strana quando studi l'italiano. Sai cosa intendo, Stefano? Certo, parliamo di quando ti senti bloccato. Non sei più un principiante, ma non ti senti ancora intermedio. È come essere in mezzo a due mondi. Esatto, è frustrante. Conosci molte parole, capisci le frasi semplici, ma quando ascolti gli italiani veri, niente. Non capisci quasi nulla. Questa è la fase più difficile per molti studenti. E sai perché? Perché in questa fase fai più progressi invisibili che visibili. Progressi invisibili? Cosa significa? Significa che il tuo cervello sta lavorando molto, ma tu non lo vedi subito. È come piantare un albero. All'inizio le radici crescono sottoterra, ma tu non vedi niente. Ah, capisco. Quindi gli studenti pensano di non fare progressi, ma in realtà stanno imparando. Proprio così. Ma c'è un altro problema. Molti studenti in questa fase usano i metodi sbagliati. Quali metodi sbagliati? Per esempio, continuano a studiare solo la grammatica, studiano il congiuntivo, il condizionale, tutti i tempi verbali, ma non praticano mai la conversazione vera. Questo è un errore comune. La grammatica è importante, ma non è tutto. Se studi solo la grammatica, puoi fare gli esercizi perfettamente, ma non riesci a parlare. Esattamente. E poi c'è un altro problema. Gli studenti hanno paura di fare errori. Oh sì, questo è un grande problema. Molti studenti pensano: devo parlare perfettamente o non parlo affatto. Ma questa mentalità ti blocca completamente. Come puoi migliorare se non provi mai a parlare? È vero, gli errori sono normali. Anche i bambini italiani fanno errori quando imparano a parlare. Certo, nessuno nasce parlando perfettamente, anzi, ti dico una cosa interessante. I bambini italiani fanno gli stessi errori che fate voi. Davvero? Sì, per esempio, dicono io ha fatto invece di io ho fatto. Oppure dicono noi facete invece di noi facciamo. Sono errori normalissimi. Quindi, se anche i bambini italiani fanno errori, perché gli studenti adulti dovrebbero essere perfetti? Esatto, non ha senso. L'errore è parte del processo di apprendimento. Non è qualcosa da evitare, ma qualcosa da abbracciare. Ora voglio fare una domanda ai nostri ascoltatori. Voi che ci ascoltate, avete paura di parlare italiano? Scrivetelo nei commenti. Sì, ci piacerebbe sapere. E ora parliamo di un altro motivo per cui ti senti bloccato: il salto di difficoltà. Il salto di difficoltà? Sì, i materiali per principianti sono molto semplici, ti parlano lentamente, usano parole facili, ma i materiali per studenti intermedi sono improvvisamente molto difficili. Ah, capisco cosa intendi. È come salire una scala dove un gradino è troppo alto. Non c'è una transizione graduale. Esatto, quindi gli studenti si sentono persi. I materiali per principianti sono troppo facili e noiosi. I materiali per intermedi sono troppo difficili e frustranti. Questo è un problema serio. Allora cosa possono fare gli studenti in questa situazione? Prima di tutto, devono accettare questa fase. Devi sapere che questa sensazione è normale. Tutti gli studenti passano attraverso questo momento difficile. Sì, è importante capire che non sei solo. Milioni di persone hanno vissuto la stessa esperienza. E poi devi cambiare il tuo modo di studiare. Non puoi studiare come un principiante, ma non puoi neanche studiare come un intermedio avanzato. Hai ragione, devi trovare il giusto equilibrio. Per esempio, invece di studiare solo la grammatica, devi ascoltare molto italiano autentico. Sì, ma non troppo difficile. Devi trovare contenuti che sono solo un po' più difficili del tuo livello attuale. Esattamente. Se capisci circa il 70% di quello che ascolti, è perfetto. Non deve essere troppo facile e non deve essere troppo difficile. Questa è chiamata la zona di apprendimento ottimale. Se capisci tutto, è troppo facile.
Se non capisci quasi niente, è troppo difficile, ma se capisci la maggior parte ma non tutto, sei nella zona perfetta. E un'altra cosa importante, devi studiare con contesto, non studiare liste di parole isolate. Questo è fondamentale. Il nostro cervello ricorda meglio le parole quando le vediamo in un contesto, in una storia, in una situazione reale. Per esempio, invece di memorizzare che sorprendente significa surprising, è meglio leggere o ascoltare una frase come «Il film era sorprendente, non me lo aspettavo». Perfetto. In questo modo ricordi la parola insieme al suo uso naturale. E ora parliamo di un altro aspetto importante, la routine. Ah sì, la routine è essenziale, ma molti studenti non hanno una routine costante. Esatto. Studiano molto un giorno, poi non studiano per una settimana. Poi studiano di nuovo per 3 giorni, poi si fermano. Questo è un problema perché il cervello ha bisogno di ripetizione costante. È meglio studiare 20 minuti ogni giorno che 2 ore una volta alla settimana. Assolutamente! La costanza batte sempre l'intensità. Un po' ogni giorno è molto più efficace di tanto ogni tanto. E sai perché? Perché ogni notte, quando dormi, il tuo cervello consolida quello che hai imparato durante il giorno. Se studi un po' ogni giorno, dai al tuo cervello la possibilità di consolidare ogni giorno. Interessante! Quindi dormire bene è importante anche per imparare l'italiano. Sì, il sonno è fondamentale per l'apprendimento. Durante il sonno, il cervello organizza e rinforza le nuove informazioni. Non lo sapevo! Allora studiare prima di dormire è una buona idea? Può essere utile, sì, ma l'importante è avere una routine regolare, qualunque sia l'orario che scegli. E c'è anche un altro motivo per cui ti senti bloccato: gli obiettivi poco chiari. Cosa intendi? Molti studenti dicono: voglio parlare italiano fluentemente. Ma cosa significa esattamente? Ah, capisco. È un obiettivo troppo vago. Non puoi misurare i tuoi progressi se l'obiettivo non è chiaro. Esatto. È meglio avere obiettivi specifici. Per esempio, voglio guardare un episodio di una serie italiana e capire la storia principale. Oppure voglio ordinare al ristorante senza usare l'inglese. Sì, obiettivi concreti che puoi effettivamente raggiungere e verificare. E quando raggiungi un piccolo obiettivo ti senti motivato e continui a studiare. Un altro esempio di obiettivo specifico: voglio leggere un articolo di giornale e capire i punti principali. Oppure voglio scrivere un messaggio a un amico italiano senza usare il traduttore. Perfetto. Questi sono obiettivi che puoi raggiungere in poche settimane o mesi, non in anni. E quando raggiungi questi piccoli obiettivi, puoi impostarne di nuovi, sempre un po' più difficili. Parliamo anche del vocabolario. Molti studenti in questa fase hanno un problema con il vocabolario. Che tipo di problema? Conoscono molte parole, ma non riescono a usarle. Le parole restano passive nella loro mente. Ah, il vocabolario passivo contro il vocabolario attivo. Esattamente. Il vocabolario passivo è quello che capisci quando leggi o ascolti. Il vocabolario attivo è quello che puoi usare quando parli o scrivi. E di solito il vocabolario passivo è molto più grande del vocabolario attivo. Sì, questo è normale, ma il problema è quando il divario è troppo grande. Conosci 1000 parole ma ne usi solo 100 quando parli. Allora come possiamo trasformare il vocabolario passivo in attivo? Devi usare le parole, non basta leggerle o ascoltarle, devi praticarle attivamente. Per esempio, quando impari una nuova parola, prova a creare 3 frasi con quella parola. Scrivile o dille ad alta voce. Ottima idea. E un'altra tecnica è parlare con te stesso in italiano. Lo so, sembra strano, ma funziona. Non è strano affatto. Quando sei a casa, puoi descrivere quello che stai facendo in italiano. Adesso preparo il caffè, prendo la tazza, verso l'acqua. Sì, è un modo semplice per praticare senza bisogno di un partner di conversazione. E puoi anche commentare le cose che vedi. Quando guardi fuori dalla finestra,
Oggi il cielo è grigio, forse pioverà, vedo un uccello sull'albero. Questo è un esercizio fantastico, è gratis, non devi pagare nessun corso. E ora voglio fare un'altra domanda ai nostri ascoltatori. Voi praticate l'italiano ogni giorno? Anche solo 10 minuti? Ditecelo nei commenti. Sì, siamo curiosi. E ora parliamo di un altro ostacolo, la comprensione dell'ascolto. Ah, questo è un problema enorme per gli studenti in questa fase. Sì, molti studenti possono leggere e capire abbastanza bene, ma quando ascoltano è un disastro. Questo succede perché leggere e ascoltare sono abilità completamente diverse. Quando leggi puoi andare al tuo ritmo. Puoi fermarti, tornare indietro, pensare. Ma quando ascolti, le parole arrivano alla velocità del parlante. Non puoi fermare una conversazione vera e dire «Aspetta, ripeti più lentamente». Esatto, e poi c'è un altro problema. Gli italiani parlano velocemente e collegano le parole. Sì, invece di dire «come stai», diciamo «come stai». Invece di «dove vai», diciamo «dov'vai». Tutto è collegato. E questo confonde molto gli studenti. Hanno studiato le parole separatamente, ma nell'ascolto reale le parole si fondono insieme. C'è anche un altro problema con l'ascolto. Gli italiani usano molte espressioni colloquiali che non trovi nei libri di testo. O sì, per esempio, diciamo cavolo o mannaggia o boh. Queste parole sono usate tutto il tempo nelle conversazioni normali. Ma nei libri di testo per principianti non le trovi quasi mai. Quindi quando gli studenti ascoltano conversazioni reali sono confusi. Allora, cosa possono fare gli studenti per migliorare l'ascolto? Prima di tutto devi ascoltare tanto. Non c'è segreto. Devi esporre le tue orecchie all'italiano il più possibile. Ma non qualsiasi ascolto, deve essere ascolto attivo, non passivo. Cosa significa ascolto attivo? Significa che devi concentrarti davvero su quello che ascolti. Non puoi semplicemente mettere l'italiano in sottofondo mentre fai altre cose. Ah, quindi ascoltare musica italiana mentre pulisci la casa non è abbastanza? Può aiutare un po', ma non è ascolto attivo. Per l'ascolto attivo devi sederti, concentrarti e cercare di capire ogni parola possibile. E se non capisci tutto? Va bene, non devi capire tutto, ma devi sforzarti di capire. Questo sforzo è quello che ti fa migliorare. Un'altra tecnica utile è ascoltare la stessa cosa più volte. La prima volta capisci poco, la seconda volta capisci di più, la terza volta capisci ancora di più. Sì, la ripetizione è fondamentale. Il tuo cervello ha bisogno di sentire gli stessi suoni, le stesse parole, le stesse strutture più e più volte. E puoi anche usare i sottotitoli intelligentemente. Cosa intendi con intelligentemente? Prima guardi senza sottotitoli e cerchi di capire. Poi guardi con i sottotitoli in italiano per vedere cosa hai perso. Poi guardi di nuovo senza sottotitoli. Ottima strategia, ma attenzione, non usare i sottotitoli in inglese o nella tua lingua madre. Questo non ti aiuta a migliorare l'italiano. Esatto, i sottotitoli devono essere sempre in italiano se vuoi davvero migliorare. E un'altra tecnica molto utile è il shadowing. Shadowing cos'è? È quando ascolti qualcuno parlare in italiano e cerchi di ripetere esattamente quello che dice allo stesso tempo, come un'ombra. Oh, questo sembra difficile. All'inizio lo è, ma è incredibilmente efficace per migliorare sia l'ascolto che la pronuncia. E come si pratica lo shadowing? Trovi un audio o un video in italiano, qualcosa non troppo veloce all'inizio. Poi ascolti e cerchi di ripetere le parole esattamente nello stesso momento in cui le senti. Quindi parlo insieme alla persona nel video? Esattamente, all'inizio non riuscirai a tenere il passo, ma con la pratica diventa più facile. Parliamo ora di un'altra difficoltà, la motivazione. Ah sì, la motivazione è un problema grande in questa fase. All'inizio sei super motivato, tutto è nuovo ed eccitante.
Impari rapidamente e vedi progressi evidenti ogni settimana. Ma poi arrivi a questa fase intermedia. I progressi sono più lenti, tutto diventa più difficile e la motivazione comincia a sparire. Esattamente. Molti studenti smettono proprio in questo momento. Si arrendono prima di diventare davvero bravi. Questo è tragico perché sono così vicini. Se solo continuassero ancora un po', supererebbero questo ostacolo. Allora, come possiamo mantenere la motivazione in questa fase difficile? Prima di tutto, devi ricordarti perché hai iniziato a studiare l'italiano. Qual era il tuo motivo originale? Sì, è importante riconnettersi con il tuo perché. Forse vuoi parlare con la tua famiglia italiana. Forse ami la cultura italiana. Forse vuoi viaggiare in Italia. Qualunque sia il motivo, devi tenerlo a mente, scrivi il tuo motivo su un foglio e mettilo dove puoi vederlo ogni giorno. E un'altra cosa, celebra i piccoli successi. Non aspettare di essere fluente per essere fiero di te stesso. Esattamente. Hai capito una canzone italiana? Festeggia! Hai ordinato un caffè in italiano senza problemi? Fantastico! Hai letto un articolo semplice dall'inizio alla fine? Bravissimo! Questi piccoli momenti sono importanti. Ti ricordano che stai facendo progressi, anche se non lo senti sempre. E poi devi rendere lo studio divertente. Se lo studio è noioso, non continuerai. Assolutamente. Trova modi di studiare che ti piacciono. Se ami cucinare, guarda video di ricette italiane. Se ami lo sport, guarda partite con il commento italiano. Se ami i film, guarda film italiani. Se ami la musica, ascolta canzoni italiane e cerca di capire i testi. L'importante è collegare l'italiano alle cose che già ami. In questo modo studiare non sembra un dovere, ma un piacere. E sai cosa aiuta molto con la motivazione? Tenere un diario dei progressi. Un diario dei progressi? Sì, ogni giorno o ogni settimana scrivi cosa hai studiato e cosa hai imparato, anche piccole cose. Oggi ho imparato 5 nuove parole, oppure oggi ho capito un video di cucina italiana. Ah, questo è brillante! Così quando ti senti demotivato puoi guardare indietro e vedere tutto quello che hai fatto. Esattamente, spesso dimentichiamo quanto abbiamo imparato. Il diario ci ricorda il nostro progresso. E ora parliamo di un altro aspetto, la comunità. La comunità? Sì, studiare da solo può essere molto solitario, ma se trovi altri studenti di italiano tutto diventa più facile. Ah, capisco, puoi condividere le difficoltà, fare pratica insieme, motivarvi a vicenda. Esatto, ci sono molti gruppi online di studenti di italiano. Puoi unirti a questi gruppi e fare amicizia con persone che stanno vivendo la tua stessa esperienza. E non devi essere perfetto per unirti a questi gruppi. Tutti sono lì per imparare, tutti fanno errori. Sì, l'atmosfera è di supporto, non di giudizio. Puoi fare domande, condividere risorse, praticare la scrittura. E se possibile, trova un partner di scambio linguistico, qualcuno che vuole imparare la tua lingua mentre tu impari l'italiano. Ottima idea! Potete aiutarvi a vicenda. Parlate metà tempo in italiano e metà tempo nell'altra lingua. E ci sono molte app e siti web dove puoi trovare partner di scambio linguistico. È completamente gratis. Sì, devi solo cercare un po' e troverai sicuramente qualcuno con cui praticare. Ora voglio fare una domanda ai nostri ascoltatori. Voi avete un partner di conversazione o studiate da soli? Fatecelo sapere nei commenti. Sì, ci piacerebbe sapere come studiate. E ora parliamo di aspettative realistiche. Le aspettative sono molto importanti. Se le tue aspettative sono troppo alte, sarai sempre deluso. Esatto. Molti studenti pensano che dopo 6 mesi o un anno dovrebbero parlare perfettamente, ma questa non è la realtà. Imparare una lingua richiede tempo, molto tempo. Non è un processo di 3 mesi o 6 mesi, può richiedere anni. E questo non è un problema, è normale. Anche gli italiani impiegano anni per imparare l'italiano perfettamente quando sono bambini. Sì,
Quindi non essere troppo duro con te stesso, non devi essere perfetto, devi solo essere migliore di ieri. Questa è una mentalità bellissima. Non confrontarti con persone che parlano fluentemente. Confrontati con te stesso di 1 mese fa, di 3 mesi fa, di 6 mesi fa. E quando guardi indietro vedrai quanto sei migliorato. Forse non te ne accorgi giorno per giorno, ma i progressi ci sono. Un'altra cosa importante è accettare il plateau. Il plateau? Sì, il plateau è quel periodo dove sembra che non fai progressi. Studi e studi, ma ti sembra di restare allo stesso livello. Oh, questo è frustrante. Lo so, ma è normale. Tutti passano attraverso plateau quando imparano una lingua. Il trucco è non arrendersi. Devi continuare a studiare anche quando non vedi i risultati immediati, perché i risultati arriveranno solo un po' più tardi. Esattamente. È come andare in palestra. Non vedi i muscoli crescere ogni giorno, ma dopo settimane e mesi di lavoro costante vedi i cambiamenti. Perfetta analogia, l'apprendimento delle lingue è come l'allenamento fisico, richiede costanza e pazienza. E durante il plateau spesso stai consolidando quello che hai già imparato. Il tuo cervello sta organizzando tutte le informazioni. Sì, anche se non aggiungi molte parole nuove, stai diventando più fluido con le parole che già conosci. Esatto. E questa fluidità è importante quanto conoscere tante parole. E ora parliamo di un ultimo punto importante, l'immersione. L'immersione è quando ti circondi completamente di italiano, giusto? Esattamente, e non devi vivere in Italia per avere l'immersione, puoi creare l'immersione a casa tua. Come? Cambia la lingua del tuo telefono in italiano, cambia la lingua del computer in italiano, guarda solo film e serie in italiano, ascolta solo musica italiana, leggi solo libri e articoli in italiano. Wow, questo è molto intenso! Lo è, ma è anche molto efficace. Quando l'italiano è ovunque intorno a te, il tuo cervello è costretto ad adattarsi. E all'inizio sarà difficile, ma dopo qualche settimana diventa più naturale. Sì, il tuo cervello inizia a pensare in italiano invece di tradurre sempre dalla tua lingua madre. E questo è un momento di svolta. Quando inizi a pensare in italiano, tutto diventa più facile. Assolutamente, non perdi tempo a tradurre, le parole arrivano naturalmente. Ma attenzione, per arrivare a questo punto devi essere paziente. Non succede dopo 1 settimana o 2. Può richiedere mesi di esposizione costante, ma ne vale la pena. Un'altra forma di immersione è cambiare i tuoi hobby in italiano. Cosa intendi? Se ti piace cucinare, cerca ricette in italiano. Se fai yoga, guarda video di yoga in italiano. Se giochi ai videogiochi, gioca in italiano. Ah, capisco, così l'italiano diventa parte naturale della tua vita quotidiana. Esattamente! Non è più solo tempo di studio, è parte di tutto quello che fai. E questo rende l'apprendimento molto più sostenibile a lungo termine. Sì, perché non ti sembra di studiare, ti sembra di vivere. E ci sono anche altre forme di immersione. Per esempio, puoi seguire italiani sui social media. Oh sì, Instagram, TikTok, YouTube. Ci sono tantissimi italiani che creano contenuti interessanti. E non devi seguire solo canali educativi, segui i tuoi interessi. Ti piace la moda? Segui stilisti italiani. Ti piace il calcio? Segui squadre e giocatori italiani. Ti piace il cibo? Segui chef italiani. Ti piacciono i viaggi? Segui travel blogger italiani. In questo modo impari l'italiano autentico, quello che gli italiani usano davvero ogni giorno. E vedi anche la cultura italiana, che è importante quanto la lingua stessa. Allora, ricapitoliamo. Se ti senti bloccato tra principiante e intermedio, cosa devi fare? Primo, accetta che questa fase è normale e temporanea. Tutti ci passano. Secondo, cambia i tuoi metodi di studio, bilancia grammatica, ascolto, lettura e conversazione. Terzo, sii costante. Un po' ogni giorno è meglio di tanto ogni tanto.
Quarto, stabilisci obiettivi chiari e specifici che puoi misurare. Quinto, pratica attivamente, non passivamente. Usa le parole che impari. Sesto, trova una comunità di studenti per supporto e motivazione. Settimo, sii paziente con te stesso. I progressi arrivano, anche se non li vedi subito. Ottavo, rendi lo studio divertente collegandolo alle tue passioni. Nono, crea immersione nella tua vita quotidiana il più possibile. Decimo, tieni un diario dei progressi per vedere quanto sei migliorato. Undicesimo, pratica lo shadowing per migliorare ascolto e pronuncia. Dodicesimo, trasforma il vocabolario passivo in attivo usando le parole. E tredicesimo, non arrenderti, sei più vicino al successo di quanto pensi. Queste sono le chiavi per superare questa fase difficile e continuare a migliorare. E ricorda, ogni esperto è stato una volta un principiante. Ogni persona fluente ha attraversato questa fase complicata. La differenza tra chi riesce e chi si arrende è solo una, la perseveranza. Chi continua arriva, chi si ferma resta bloccato. Bellissime parole, Stefano. E ora voglio fare un'ultima domanda ai nostri ascoltatori. Quale? Qual è la parte più difficile dell'italiano per voi? La grammatica, l'ascolto, la conversazione, il vocabolario? Scrivetelo nei commenti. Sì, per favore, vogliamo sapere quali sono le vostre sfide. Forse faremo un episodio dedicato al vostro problema specifico. E se questo episodio vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ci aiutate molto. E attivate la campanella per non perdere i prossimi episodi. Facciamo nuovi video ogni settimana. Abbiamo parlato di molte cose oggi. Spero che vi sentiate più motivati e meno bloccati. Sì, ricordate, questa fase difficile non dura per sempre. Se continuate a studiare con i metodi giusti, uscirete da questa zona intermedia. E quando lo farete, guarderete indietro e sarete orgogliosi di non esservi arresi. L'italiano è una lingua bellissima, vale la pena di tutto lo sforzo che ci mettete. Assolutamente! E noi siamo qui per aiutarvi in questo viaggio. Continuate a guardare i nostri video, continuate a praticare e vedrete i risultati. Un ultimo consiglio prima di salutarci. Ricordate che l'apprendimento non è lineare. Alcuni giorni sarete bravissimi, altri giorni farete fatica e va bene così. Sì, non giudicatevi su un singolo giorno o una singola settimana. Guardate i progressi su mesi e anni. E celebrate ogni piccola vittoria, ogni parola nuova, ogni frase capita, ogni conversazione, anche breve. Perché tutte queste piccole vittorie si accumulano e un giorno guarderai indietro e ti chiederai: quando sono diventato così bravo in italiano? E quel giorno arriverà se non ti arrendi, te lo promettiamo. Avete qualche domanda? Scrivetele nei commenti. Leggiamo tutti i commenti e cerchiamo di rispondere. Sì, e se avete suggerimenti per i prossimi episodi, ditecelo. Vogliamo creare contenuti che vi aiutano davvero. Allora è tutto per oggi. Grazie mille per averci ascoltato. Continuate a studiare, non arrendetevi e ci vediamo nel prossimo episodio di BravoCast Italiano. Buonasera a tutti e a presto! Ciao ciao e buona serata.